varie persone non hanno una cantina, possono esaudire il desiderio di acquistare un kayak prendendo un componibile e portandolo anche sopra un balcone. C'è chi lo mette anche dentro casa. Alla fine con prodotti tipo la S300 o la Split i moduli sono di circa 14 kg, quindi è facilmente trasportabile. L'altra particolarità è quella di avere due kayak in uno, perché se usciamo da soli si unisce prua poppa, se usciamo in due invece si può aggiungere il modulo centrale. Da lì siamo andati all'S300, che è un prodotto da 2,70 m, fino a che l'estate scorsa abbiamo deciso di andare a dividere il Triken 330, che è il nostro miglior prodotto da pesca, come detto, estremamente ottimizzato poi nell'arco degli anni. 600 pezzi, insomma. Ne abbiamo venduti oltre 600 e l'articolo, diciamo, si fa pubblicità da solo, perché poi gli utenti vediamo che lo acquistano, sono contenti del prodotto, si trovano bene e poi parlando si vende anche un po' in passaparola. Su internet sono usciti moltissimi video, non solo nostri ma soprattutto degli utenti che l'hanno e lo utilizzano. Tra l'altro volevo dire in maniera orgogliosa che a ottobre dell'anno scorso c'è stato il campionato mondiale di kayak fishing a Valencia in Spagna, di 4 kayak presenti che partecipavano, quindi atleti FIPSAS ufficiali della nazionale italiana. Di 4 atleti, uno era riserva, 3 partecipavano in gara proprio, 2 kayak erano i nostri, uno era il kayak di un nostro concorrente, quindi siamo stati contenti perché in una manifestazione più che ufficiale, perché era un campionato mondiale, 2 kayak erano del nostro brand, uno era un Triken 330 e uno era un Triken 380. Tra l'altro un campionato del mondo dove l'Italia è arrivata seconda, noi siamo stati contentissimi perché comunque Valencia, anche come geolocalizzata, è sulla parte, diciamo, oceanica, quindi comunque in condizioni che il kayak doveva darti delle opportunità migliori di poter affrontare la competizione. E poi arriva l'estate scorsa, esatto, e con Claudio decidiamo di iniziare a lavorare sul 330. Questo progetto, appunto, come ha detto Luigi, partendo dal Triken 330 e con un po' tutte le caratteristiche che ci siamo portati avanti del Triken 330, le abbiamo un po' ottimizzate o migliorate o cambiate leggermente. Quindi comunque il concetto era quello di fare un prodotto fishing di alta qualità, di livello, divisibile appunto. E non siamo andati a stravolgere il fondo perché quello è il nostro, diciamo, fiore all'occhiello che ci portiamo avanti dal nostro vecchio 405, il famoso trimarano, che è la caratteristica principale dei nostri modelli, in quanto noi cerchiamo sempre di creare un prodotto che sia estremamente stabile, perché in pesca bisogna essere tranquilli e sereni e soprattutto, insomma, avere la sicurezza di stare su un kayak senza ribaltarsi o senza andare in acqua. E i nostri prodotti, diciamo, si distinguono un po', io lo dico un po' con orgoglio, insomma, questa cosa rispetto alla concorrenza. La stabilità che hanno i nostri Triken secondo me è impareggiabile. La possibilità di un pescatore di stare in piedi rispetto a stare seduto, secondo me, insomma, è un ottimo feedback che i nostri clienti ci hanno dato anche nelle competizioni dove alcuni rischiavano di girarsi in mare. Insomma, i nostri sono sempre andati molto molto bene e quindi il fondo è rimasto sempre quello. I nostri clienti nella maggior parte dei casi sono utenti nuovi, esatto. Quindi nella scelta, quando iniziamo a pensare a un prodotto, è quella di dare un prodotto stabile, perché utenti che hanno magari timore dell'acqua, non hanno mai avuto un kayak, non ci sono mai andati sopra, prendere la prima volta per la prima volta, soprattutto perché poi acquistano attrezzature come ecoscandagli costosi, portano delle canne costose, metterli su un kayak che poi si ribalta all'inizio, inizia la paura, lasciano stare poi il concetto di andare a pesca in kayak. Quindi tra la priorità di fare un kayak veloce ma poco stabile oppure più lento ma molto stabile, noi ovviamente abbiamo optato per dare la massima stabilità e questo appunto il nostro fondo ce lo garantisce. E di conseguenza un po' sopra la coperta siamo andati a cambiare ovviamente un po' di linee, un po' di forme, abbiamo cercato di ammorbidire un po' di spigoli, cercando di rendere il kayak molto più fluido, più aerodinamico anche un po' visivamente rispetto ai precedenti, insomma. E quindi ecco, da lì è nato un po' il nostro nuovo Triken, come ha detto Luigi, Triken 330 Live S,
E ci sono molte novità. Adesso diciamo anche perché ci sono tutti questi nomi, queste sigle che Sì, poi identificano il prodotto. esatto. Ha un significato Trigen 330 è perché Live è split, S, quindi S divisibile. Split Live, perché abbiamo voluto introdurre una novità, diciamo, che è sempre stato un po' il nostro pallino, creare una vasca del vivo incorporata proprio sul kayak, che sia autoalimentante, quindi di fatto che si autoalimenta con l'acqua durante il moto, e penso insomma che sia uno degli elementi che abbiamo voluto riportare poi sul nome del prodotto. Trigen 330 Live sta a richiamare proprio questa cosa della vasca del vivo. Scopriamo pure questo. Allora, qua vedete i 3 colori della gamma che faremo, quindi ci sarà un Devil, un Viper Green e un Antracite. Si possono scegliere le varie opportunità di configurazione, quindi nella scelta delle cuciture e delle bordature. Saranno motorizzabili sempre con motore di prua, motore centrale tramite il Bixby che vediamo montato sulla versione nero-grigia, quindi contemporaneamente il prodotto può lavorare sia con i pedali classici che in assistito con il motore Bixby, e come sapete è un gioiellino perché pesa solo 1,2 kg. È montato sotto il cassetto copri pedali, e poi si può montare il motore di poppa classico, quindi perché è predisposto anche per montare i motori Torqeedo. Adesso vi spieghiamo un po' le caratteristiche e le novità che abbiamo apportato sul modello. Allora, niente, qui davanti, come vedete, le forme cambiano un pochino, abbiamo realizzato un prodotto molto più pulito, non ci sono particolari spigoli o linee dure, ma abbiamo cercato di dare più linearità al prodotto e molta più fluidità a livello di aerodinamica. C'è un nuovo coperchio gavone, c'è un gavone sempre anteriore, quindi uno spazio, un vano, portaoggetti, o insomma si può sfruttare in qualsiasi modo. Il tappo di svuotamento è posto qui, c'è poi tutta la parte della zona della pedaliera, che è una parte abbastanza articolata e complessa del kayak, perché qui andiamo a collocare il nostro vano batteria, che è un po' la caratteristica che abbiamo riportato anche qui, che è presente sul 330, collegato al vano sonda, che è un po' più grande rispetto al famoso Trigen 330. C'è un vano sonda qui sotto, molto grande, permette di mettere quasi tutte le sonde che esistono in commercio. Anche le sonde 3 in 1. Esatto, anche le famose sonde 3 in 1. 330 non entravano. Esatto, questa cosa l'abbiamo ottimizzata. Il gavone anteriore è predisposto per montare anche un gavoncino di ispezione, quindi il cablaggio dei cavi per ecoscandaglio e batteria è tutto interno, non vedete fili. Esatto. Per la gioia di Augusto, che è lì presente, che è il nostro responsabile di produzione. Poi qui dietro abbiamo messo un'unica barra lunga, molto più lunga rispetto al solito. Sul Trigen 330 avevamo una distribuzione di barre un po' su tutto lo scafo, molto corte. In questo caso abbiamo fatto una barra lunga che fa anche da maniglia, oltre che portascatole per le esche. Tutto quanto quindi si può spostare anche prendendolo, adesso ve lo mostreremo, dalla maniglia di prua e dalla maniglia. Naturalmente queste barre hanno il concetto di maniglia, perché ovviamente il kayak, essendo divisibile, ogni modulo deve essere preso e afferrato in modo comodo. Questo qui poi lo vedremo con quello divisibile come si possono spostare. Le maniglie di prua integrate? Maniglie di prua integrate in prua, ovviamente queste qui sono state molto più pronunciate rispetto ai precedenti kayak. Per esempio il 330 a pezzo unico non ce l'ha davanti, quindi quando si va a sollevare o si prende dalla maniglia, ma quando si solleva per metterlo sull'auto, la maniglia che sta alla parte di sopra magari non è così comoda, invece da sotto è evidente che ti scivola tra le mani. Esatto, sì. Gli scassi di defluenza dell'acqua sono stati incrementati a livello di pronuncia di spazi, quindi l'acqua che prendiamo di prua tende a defluire verso l'esterno.
Esatto. Il seggiolino è lo stesso, noi comunque manteniamo questo seggiolino perché non riscontriamo alcun tipo di problema, comunque è un seggiolino molto comodo, è rialzato, in questo caso è stato fatto anche un po' più alto, non il seggiolino ma proprio l'aggancio sul kayak, quindi la seduta è molto più comoda e rialzata. Il paiolato è sempre a 3 livelli, Esatto. ma quindi per evitare il ristagno dell'acqua, ma è stato pronunciata l'altezza, quindi c'è un sedile H20 che viene montato su una zona che è già più 6, quindi il sedile è più 26 praticamente. E l'altra novità importante è questa. È il coperchio copripedali che Il copripedali. siamo andati a realizzare un prodotto differente. Questo qui di fatto è anche un portaoggetti, non è solo un coperchio. Ha un coperchietto qui sopra e quindi qui dentro abbiamo sfruttato questo spazio che era uno spazio morto sostanzialmente del kayak, mettendo un vanetto che può sembrare una cosa abbastanza banale, ma di fatto è un coperchio e un È un coperchio e un vano. Sì. Volendo si può utilizzare, togliendo proprio questo coperchio, va a richiudere il tappo e si lascia completamente aperto, quindi gli accessori si possono poggiare. E avere a portata di mano. Dietro la seduta riproponiamo un gavone di serie rettangolare, ovviamente. Come quello del 380. Come quello del 380, ma leggermente più piccolo, ovviamente in base alla misura del kayak abbiamo ottimizzato questa dimensione. E non da poco, una novità particolare di questo kayak, qui vediamo un alloggio portaruote, perché il kayak ha un carrellino incorporato. Di fatto si può spostare utilizzando delle ruote che sono già di serie, quindi il kayak è composto già da un carrello e l'alloggio è stato predisposto qui sotto alla seduta, ovviamente incassato a filo pavimento, diciamo, in modo che uno può comunque sfruttare questo spazio per mettere altre scatole, altre borse o accessori vari. Le ruote ovviamente si montano dietro allo scafo. Il concetto è quello che abbiamo realizzato sulla Mojito inizialmente, sulla Split dopo, quella divisibile, e lo abbiamo riproposto adesso su questo nuovo kayak qui. Adesso Quindi magari ci sono lo vediamo poi due lì. ruote che scompaiono completamente perché vengono alloggiate in un apposito spazio sotto il sedile, un mozzo inox che è montato su un portamozzo che funziona anche da paracolpi, quindi volendo, se si va a consumare la parte della chiglia del kayak, si può andare a sostituire direttamente questo pezzetto che è un pezzo imbullonato. Esatto. E poi andiamo alla novità della vasca del vivo incorporata. Esatto, vasca del vivo è il vano posteriore, in questo caso è stato molto ribassato per permettere appunto l'acqua di avere più capacità, se non sbaglio raggiungiamo 18 litri. i 18 litri di capacità, quindi una buona portata. E c'è un troppo pieno, quindi di fatto il kayak può essere tranquillamente utilizzato con una vasca del vivo posteriore. Allora si autoinnesca Si perché autoinnesca perché sotto c'è una conchiglia di pescaggio dell'acqua, ovviamente con il moto andando avanti l'acqua defluisce proprio all'interno da sola, quindi paradossalmente non c'è bisogno neanche di una pompa di pescaggio. andando a pedalare il kayak prende acqua dall'ombrinale di destra tramite una conchiglia, si riempie la vasca, tramite un tappo che ha una valvolina di non ritorno l'acqua non riesce, anche se lo abbiamo predisposto per chi fa pesche stazionarie, per poter montare la possibilità di montare una pompa elettrica andando a mettere una batteria, quindi si può usare sia in naturale che in artificiale tramite una pompa che ossigena. L'altezza del troppo pieno di 18 litri si può anche regolare, quindi chiaramente può scendere questo livello. Chiaramente 18 litri di acqua sono 18 kg che vanno in poppa, quindi bisogna anche fare un po' il conteggio al peso della persona, perché se lo usa uno da 70 o da 120 kg l'assetto del kayak in acqua sarà completamente diverso. Infine dietro il timone con tutto un sistema di cordini in acciaio inox,
Il timone è lo stesso che utilizziamo Montiamo già sul sul 330. Trigen 330 e la maniglia è quella che utilizziamo sul lato destro del kayak con un sistema di leveraggio nuovo, diciamo, che È come quello quello dell'S300, dell'S300 che abbiamo riproposto su questo prodotto. perché per il trasporto ha meno ingombro e non necessita di una carrucola di rimando. Esatto. Nella parte posteriore ha, una cosa importante della vasca del vivo, verrà data di serie anche una retina per evitare che magari i pesci possano saltare. Quindi viene data di serie sia l'elastico che la retina. Questo vano, tra l'altro, per chi non vuole utilizzarlo come vasca del vivo, lo può utilizzare tramite la cassettina della Ray Plaza, perché Vediamo questo esemplare qui. è perfettamente predisposto per montare anche la cassettina della Ray Plaza, quindi poggia su degli appoggi e quindi lo puoi con i portacanne. Di serie esce con 2 portacanne posteriori, Integrati. ma come sappiamo sulle barrette si possono montare 4 slitte destra e sinistra, quindi puoi accessoriarlo come vuoi con i portacanne orientabili. a livello di sicurezza. Una cosa che volevamo ricordare: qualcuno ha paura che il kayak si possa dividere in acqua. In realtà il sistema di aggancio a Tetris, adesso vi dimostrerò che funziona molto bene. In acqua c'è la spinta anche dell'acqua, poi aggancia, si sovrappone e paradossalmente a livello di sicurezza il kayak divisibile è anche più sicuro di un kayak monopezzo. Immaginiamo un caso limite, pesca subacquea con il fucile, vado a sparare contro il kayak e buco il kayak. Se è monopezzo rischio che l'acqua entra all'interno di tutto lo scafo. In questo caso sono 2 camere completamente separate e stagne uno dall'altra, quindi una se si riempie d'acqua l'altra rimane vuota. Ogni modulo ha il foro di svuotamento dell'acqua interna o della condensa, quindi foro di prua e foro di poppa. E niente, volevo farvi vedere che adesso, se non cade in diretta, vediamo se ce la facciamo. Faccio un attimo, anche con il vuoto sotto non flette, o meglio può avere delle piccole oscillazioni, ma comunque il kayak è come fosse un pezzo unico. Per la divisione, il doppio sistema di gancio ricordiamo, perché qualcuno ci fa sempre le domande, ma i ganci, allora questi sono ganci inox, quindi in acciaio inox, potete fare la prova con una calamita. Il gancio ha la chiusura di sicurezza, quindi si toglie la spina e si sgancia. 1 e 2. Si toglie il coperchietto centrale e poi il kayak si tira fuori in questo modo. Questo è il sistema di aggancio, copre tutta la superficie da destra a sinistra. Riagganciarlo è estremamente semplice, perché si va a prendere così e si unisce e diventa un pezzo unico. Quando è sganciato, il peso dei 2 moduli è leggermente differente tra destra e sinistra, perché la parte di poppa è un po' più pesante e pesa 20 kg, la parte di prua pesa 18 kg. Spostarlo comunque 18 kg, eccolo qua. Te lo puoi mettere in piedi, di fianco, te lo puoi trasportare, quindi diciamo che portare un carrellino, sì, dipende dalla distanza che devi percorrere, però può anche essere trasportato in maniera molto facile. Il sistema di aggancio, per esempio noi sullo split abbiamo fatto 4 ganci, 2 sopra 2 sotto, poi abbiamo studiato un dente che prendesse 3 lati del kayak, quindi le 2 fiancate e il fondo. In questo modo abbiamo dovuto È molto più soltanto unito. 2 ganci sopra, che è molto ancora più stabile e più sicuro l'aggancio che abbiamo realizzato. È anche più veloce metterlo e toglierlo. Esatto, è molto più semplice il tutto, ovviamente non devi mettere i ganci sotto, quindi così è tutto più immediato. Allora, per quanto riguarda il costo, il prodotto sarà pubblicato già dal pomeriggio di oggi, volendo è già ordinabile. Le consegne, diciamo che siamo pronti, perché questa volta abbiamo lavorato sulla preparazione di alcuni esemplari già in anteprima. Il costo sarà 1.790, in promozione con 19 euro di spedizione, perché è un kayak che riusciamo a spedirlo in scatola. Quindi pensiamo che il rapporto qualità-prezzo rispetto a quello che esiste sul mercato e per le novità del prodotto, quindi un prodotto che ha le ruote incorporate, la vasca del vivo, la divisibilità, alcuni aggiornamenti già proprio di design, rapporto qualità-prezzo credo che sia un prezzo ottimo rispetto magari anche al Trigen 330, che attualmente costa 1.850 nella versione full. Questo monta i braccioli, ma di serie esce senza braccioli. Questo è un upgrade che volendo si può avere su tutta la serie Trigen, con le taschine laterali.
Diciamo che per pagagliare non è poi così comodo anche per chi si vuole muovere, quindi è proprio un'opzione per qualcuno che lo vuole mettere oppure non mettere. Io ringrazio tutti, ringrazio voi, ringraziamo anche Luigi Del Pizzo di Talent Spin. Ciao a tutti, grazie.